Con The Boat Show saliamo a bordo di Y200, l'ultima nata del marchio Wally, ben noto per il suo contenuto di eccellenza e di tecnologia, ma soprattutto per le innovazioni che ha sempre proposto al mercato della nautica da diporto. Y200 è una barca al limite dei 24 metri e delle 200 tonnellate di stazza lorda. Si può definire un ibrido, perché? Perché assolve le funzioni delle tradizionali navette dislocanti, ma anche delle barche plananti. Y è qualcosa di completamente nuovo, è il creare un nuovo segmento, è levereggiare il brand Wally, il know-how di Luca Bassani, del suo team, il know-how del gruppo Ferretti, del suo team tecnico e industriale per creare qualcosa che non esisteva prima, completamente un nuovo segmento. Il nome Y, che significa Wally Hybrid Yacht, si riferisce soprattutto alla flessibilità che ha questa barca grazie a questa carena, alla larghezza, quindi gli interni, che può essere vista come un panfilo, ma anche come un explorer, o piuttosto che quelle barche oggi vengono chiamate crossover, perché sono un po' navetta e un po' barca veloce. Devo dire che la risposta del pubblico è stata come ce l'aspettavamo, nel senso che la barca è scioccante, sia dall'esterno che dall'interno. Ci saranno modelli più piccoli e modelli più grandi sulla stessa linea, serie, concetti che questa Y200 ha lanciato sul mercato. Una delle innovazioni di questo Y200 è la particolare cabina armatoriale di prua con una splendida vista sul mare. La grande prua del Y, che è molto alta vista da fuori, in realtà nasconde due funzioni. Uno, quello di poter andare in mare molto agitato, proprio sempre sopra le onde, e dentro invece questo nuovo volume che per la prima volta al mondo viene usato come cabina armatoriale. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che sei sicuramente nella zona con la vista migliore, ma poi sei anche lontano dai rumori, sei lontano dai generatori, sei lontano dai motori. Ci si può chiedere sì, ma a prua si balla di più? E la risposta è normalmente sì, ma non su questa barca dove la carena è stata studiata molto, provata nella vasca navale a Southampton, e quindi abbiamo un risultato di una prua che si muove pochissimo anche quando navighiamo a 15, 20, 24 nodi, che è la nostra velocità massima. La cabina armatoriale di prua non è l'unica innovazione proposta negli interni. La grande scala con struttura di carbonio consente di liberare la zona living del ponte principale da paratie e strutture per realizzare uno spazio loft di grande respiro. Sotto coperta, la cabina VIP per dimensioni e finitura è come un armatoriale di barche al limite dei 24 metri. Completano gli interni 2 cabine ospiti e i locali per l'equipaggio con 5 posti letto. Y200 è immatricolata come imbarcazione da diporto al di sotto dei 24 metri. Questo semplifica molto la vita degli armatori, sia per i titoli che sono necessari per l'equipaggio, sia per la gestione generale della barca. Questa è un'imbarcazione a tutti gli effetti, è un 24 metri di costruzione, anche se è 27 fuori tutto, ed è anche rispetto alle regole del below 24 meters load line length, che è l'equivalente per le bandiere inglesi o le bandiere che seguono questa regola. Questo dà modo di avere un equipaggio, sempre abbiamo 5 posti letto, però hai bisogno di meno licenze, hai bisogno di fare molto meno burocrazia quando entri e esci dai porti e quando entri e esci dall'Unione Europea.
La carena è stata disegnata insieme allo studio Lauren Giles e all'ufficio tecnico Ferretti. La scelta era caduta su di loro perché sapevamo che avevano già avanzato degli studi abbastanza approfonditi su queste carene per le barche semidislocanti, che è un po' una nuova moda e comunque è una carena critica perché sono le barche che devono navigare in quella situazione non dislocante, non planante, quindi molto, molto difficile. Quindi fra l'ufficio tecnico Ferretti e Lauren Giles hanno studiato, poi abbiamo provato in vasca questa carena e devo dire che il risultato è stato ottimale, siamo molto contenti. Questa barca nasce già da progetto, anche se non esisteva ancora l'ibrido, il motore diesel elettrico di Volvo, nasce in collaborazione con Volvo per poter montare la parte ibrida, la macchina elettrica sui suoi IPS. Quando saranno pronti noi saremo i primi ad avere questo motore e a montarlo su questa barca per poter dare la possibilità di avere un booster, di avere del silent mode, chiaramente qualcosa a cui guardiamo molto. Il Y200 ha una propulsione composta da 4 motori Volvo IPS che quindi permettono di raggiungere una velocità massima di 24 nodi, ma ti permettono anche in modo economico di tenere delle velocità molto più basse. Si può andare per esempio di notte tranquillamente a 10-12 nodi. Per stabilizzare la barca utilizziamo 2 Seakeeper e anche delle pinne Zero Speed dell'Humphreys. Usandoli insieme hai una combinazione perfetta di stabilità. Per quanto riguarda invece lo stile degli interni, abbiamo lavorato con Andrea Vallicelli, lo studio Vallicelli, perché diciamo che io e Andrea soprattutto abbiamo un po' una stessa storia di barche a vela, di navigazione e quindi per non perdere il DNA Wally, che comunque nasce dalle barche a vela, abbiamo pensato che con tutto lo studio Vallicelli avremmo avuto un colloquio più facile. Perché non sono solo architetti, ma sono anche loro proprio dei navigatori. Si parla molto di minimalismo quando si parla di Wally. In realtà io non credo che siamo mai stati minimalisti, siamo stati semplici e materialisti, nel senso che ci piace lavorare con i materiali, sentire i materiali tipicamente delle barche. Y200 è una parola nuova nell'affollato mercato al limite dei 24 metri. Come tutte le barche con un marchio Wally sarà un riferimento per la concorrenza, riferimento di idee e di tecnologia.